Buonasera e bentrovati, siete su Web Radio Sole Quantico, alla console Annalisa e... Peter, buonasera a tutti. Bene, stasera siamo collegati con l'Inghilterra, con noi in studio Paul King, tratteremo il cammino del mio maestro, non l'abbiamo inserito questa sera, ma sarebbe il suo maestro illuminato. Buonasera Paul e bentrovato. Good evening, Paul, and welcome. Good evening, Peter. It's good to be here. Okay, Paul, you've got some interference there. Can you hear me okay? Yep. Is this okay? Yes, that's fine. Scusate un attimo, c'erano un po' di disturbi nell'audio. Benissimo, allora, Paul, incominciamo col chiedere a Paul un pochino della sua storia. Paul, would you like to tell us a little bit about your story? Yes. Like most people, I started my spiritual journey through adversity. I was 21 years old and I failed a degree. Okay. Allora, come la maggior parte delle persone, ho incominciato il mio percorso spirituale dovuto a un dolore. Al tempo avevo 21 anni e avevo appena fallito un esame scolastico. Carry on, Paul. Which made me start to question life, and I picked up a book called Jonathan Livingston's Seagull by Richard Bach, a very popular spiritual book, and it opened up the spiritual journey for me. Ok, ovviamente ero stato deluso da questa esperienza e quindi ho incominciato a farmi alcune domande che mi ha portato, diciamo così, a una lettura. E la lettura è un libro che è molto popolare e che penso che i nostri ascoltatori conosceranno tutti, si chiama Il Gabbiano chiamato Jonathan Livingston. Seagull. Sì, yes, Paul. Carry on, please. So I read as wide as I could, but I was also started to do Tai Chi in my local town, and I was very fortunate that the Tai Chi society that I started with had a Chinese master, Taoist master. Allo stesso tempo ho incominciato a seguire, a leggere il più possibile di quello che potevo trovare in giro e allo stesso tempo ho trovato una scuola a livello locale che faceva scusate, mi manca la parola, che faceva Tai Chi e che aveva anche un insegnante cinese il quale trattava Daoismo. Carry on, Paul. He came over and he demonstrated the power that the Tai Chi could have by helping somebody who had AIDS. And this was in the early 1990s, and AIDS at the time was a death sentence. Ok, allora, all'epoca il maestro principale venne alla scuola e ci dimostrò come attraverso la disciplina se stessa si poteva arrivare anche alla guarigione. Stiamo parlando dell'inizio degli anni 90 dove l'AIDS era molto diffusa e era proprio uno di questi ragazzi che soffriva di questa malattia che era un suo paziente. Carry on, Paul. We were at a week-long workshop and this person on the first day was very ill. And the Taoist master laid him down and hit on his meridian points down the body and basically passed his chi energy from him to this person. Ok, allora stavamo facendo un corso di circa una settimana e durante questo corso era un periodo quando questo ragazzo stava particolarmente male. Allora il maestro daoista praticamente l'ha fatto sdraiare e ha trasmesso il proprio chi attraverso i punti meridiani del corpo a questo ragazzo. Capiamo un po'?
The person got stronger and stronger throughout the workshop, and by the end he looked almost a different person. Okay. Il ragazzo, la persona, ha continuato a migliorare giorno per giorno e alla fine del corso sembrava proprio una persona completamente diversa. And I met this person 10 years later, and he was still alive, and the doctors didn't understand why. Ho rincontrato questa persona dopo 10 anni e era vivo e vegeto, anzi era in buona salute, e i dottori non riuscivano a spiegarsi il perché fosse ancora in vita. Carry on, Paul. This gave me the incentive to carry on with my Tai Chi practice, and I would get glimpses of that inner peace that all the spiritual books talked about. Questo mi ha dato un'ispirazione al continuare con la mia pratica del Tai Chi, anche perché in loro vedevo quella pace interiore di cui parlano tutti i libri che riguardano la spiritualità. But I had problems keeping it into everyday life. I was a driving instructor, a very stressful job. And when I did the Tai Chi for a couple of minutes, either during the Tai Chi or just after, I had that lovely blissful state. But then as soon as I got back in the car and go back to work, it would disappear very quickly. C'è anche da dire che all'epoca ero un istruttore di guida e che per quanto durante la sessione di Tai Chi riuscivo ad entrare in quello stato di serenità interiore, dovuto allo stress stesso del lavoro che svolgevo, facevo una gran fatica, nel senso che comunque mi era molto facile fare la pratica e rimanere in quel senso di pace, ma non appena rientravo nella macchina, quel senso di pace era sparito. I had read that meditation was very good for you, and they also did it in the Tai Chi, but I found it very difficult to do because I had a very busy mind. And I found it difficult to quieten the mind to get into the meditative state. Ho sentito anche il fatto che comunque la meditazione e la pratica erano entrambi molto facili da fare, ma io ho avuto diverse difficoltà in questo dovuto al fatto che comunque avevo una mente molto molto occupata, molto attiva. So much so that I really believed that I couldn't meditate. Al punto che io effettivamente ho pensato che io non sarei mai stato in grado di meditare. And then through a unique series of circumstances, I was given the opportunity to go to Hawaii to study Chinese medicine. E dovuto a una successione di eventi unici, ho avuto l'occasione di andare fino alla Hawaii per studiare la medicina tradizionale cinese. On my school's notice board was a little leaflet that said, "Come and learn meditation from a living Buddha." E sulla lavagna scolastica trovai un piccolo opuscolo che diceva: vieni a imparare la meditazione con un Buddha vivente. So I thought, well, I was in Hawaii, I'd give it one last try. So I went and I met Master Dechan Juran. E ho pensato, vabbè, sono qua in Hawaii, tanto vale che vado a provare, tanto non ho nulla da perdere. Ed è lì che ho incontrato per la prima volta il maestro Dechan Juran. I found out that he was the 49th lineage holder of the Hami Esoteric School, the main man. Ho scoperto che lui era la persona che aveva il titolo del lineaggio del il buddismo Hanmi esoterico, ed era lui il personaggio principale. He had been a keynote speaker at the United Nations Millennium Peace Conference in the year 2000. E che è stato anche uno degli interlocutori e presentatori principali durante
il convegno del 2000 nelle Nazioni Unite, il convegno della pace per le Nazioni Unite. And he became first secretary special advisor to the World Council of Religious Leaders. Ed era diventato il primo segretario del consolato dei capi delle religioni di tutto il mondo. But the most impressive thing was the way he expressed his knowledge and his wisdom in just simple everyday terms. Ma la cosa più impressionante era il modo in cui esprimeva tutto quello che era la sua conoscenza, la sua saggezza, in parole povere, parole di ogni giorno, diciamo così. He said he had meditation practice that would work, that could make major changes to your life, but you should try it for yourself because results speak louder than words. E che aveva delle meditazioni che funzionavano per tutti e che erano talmente semplici, anche se a loro modo complicate, ma che l'unico modo veramente di capirle era quello di provarle per se stessi, anche perché le parole parlano, le azioni parlano molto più forte e più chiari delle parole. So I signed up for a course from one of his students the following day. Quindi mi sono iscritto per uno dei suoi corsi il giorno dopo. And I managed to get my first real connection in meditation within 15 minutes. E sono riuscito ad avere la mia prima vera connessione attraverso la meditazione entro 15 minuti. So I did all the courses that he was offering on that week. E quindi ho afferrato l'occasione per prendere tutti i corsi, o per fare, tutti i corsi che lui offriva durante quella settimana. And by the end of the week, I went and did some Tai Chi on a beautiful beach in Hawaii, and I found that all the energy flows in my body had changed. E alla fine di questa settimana andai in spiaggia lì in Hawaii e feci la mia pratica di Tai Chi, scoprendo che effettivamente l'intero flusso della mia energia era completamente cambiato. Now, I've been practicing Tai Chi for 15 years. I was an experienced instructor. I'd been to many, many workshops. I'd never experienced that change that quickly through doing just the Tai Chi. Bisogna anche tener conto che io a quel punto ero un istruttore di Tai Chi già da 15 anni, quindi ero ben istruito e ben verso nella pratica. E in tutti i miei anni non ho mai notato o visto un cambiamento così radicale in quello che era la mia pratica e nel flusso del Chi se stesso. That gave me the incentive to carry on with practices, and within 3 months major changes had happened in my life. Questo mi diede l'incentivo per continuare con le pratiche che avevo imparato dal maestro Dejan e entro 3 mesi ho avuto dei cambiamenti straordinari. I went from the bottom of my acupuncture class to the top of my class on the ability to find the acupuncture points. Andai dal essere l'ultimo posto nella mia classe di agopuntura ad arrivare al primo posto, dovuto al fatto che riuscivo a trovare i punti di pressione molto velocemente e molto più accuratamente. People were getting healing experiences just from simple massage techniques that we were learning when I was practicing on them. La gente ha avuto delle esperienze, manifestazioni sia a livello di guarigione che di calma e di serenità solo attraverso le tecniche di massaggio che usavamo in quel periodo. And I managed to overcome a serious wheat intolerance that I had through the practice. E attraverso questa pratica sono anche riuscito a sormontare un'intolleranza al grano da cui soffrivo fin da bambino.
But the most important thing to myself was that it helped me start to find the inner peace in everyday life that I've been searching for. Ma la cosa più importante dal punto di vista personale era il fatto che stavo incominciando veramente a trovare quel senso di pace interiore in tutta la mia vita, in tutti i rami della mia vita, e quindi era una questione di una pace interiore giornaliera. It didn't solve all my problems. I still got frustrated and angry and upset, but I was able to go to that inner peace much more easily than I had done in the past. Questo non ha risolto ovviamente tutti i miei problemi, avevo ancora le mie frustrazioni, la mia rabbia, le diverse cose che comunque vengono influite dalla vita quotidiana, ma allo stesso tempo ero in grado di arrivare a quello stato di pace interiore facilmente e giornalmente. So this led me to become a disciple of Dechan Duran in April 2007. E questo nell'aprile del 2007 mi portò ad essere un discepolo del maestro Dechan Duran. And he suggested that I should invite him to England. E a questo punto lui suggerì che io lo invitassi in Inghilterra. Which I did in September 2007. Il che feci nel settembre del 2007. And from then onwards is how he came over a couple more times to England, and through the time I've become appointed the abbot of the temple in Chelmsford. Da lì tornò in Inghilterra ancora un altro paio di volte, e in quel periodo io fui anche assegnato come l'abate del tempio in Inghilterra. But the main thing I'd like to talk about today is the experience or the importance of an enlightened lineage, an enlightened master, learning from an enlightened master. E la cosa di cui vorrei parlare principalmente stasera è l'importanza del seguire un lineaggio corretto, specialmente derivante da un insegnante illuminato o risvegliato. We hear the term used, enlightened master, very often, but what does it mean? Sentiamo il termine maestro illuminato molto spesso, ma cosa significa? When I invited Dechan Duran over to England to give a talk, I managed to get a newspaper article in our local town newspaper. Quando ho invitato il maestro Dechan Duran a fare un seminario qua in Inghilterra, sono riuscito a far pubblicare un articolo nel giornale locale. And the title was A Living Buddha, Enlightened Master Coming to Share His Knowledge, His Teachings to Chelmsford. E il titolo era Un Buddha illuminato viene a condividere la sua conoscenza e i suoi insegnamenti a Chelmsford. And when the article was published, I had hundreds of phone calls from people asking, what do you mean by enlightenment? E quando l'articolo fu pubblicato, ebbi centinaia di chiamate e messaggi chiedendomi esattamente cosa vuoi intendere per maestro illuminato. So this was the answer that I come up with to explain. This is the example I use to those people to explain. E quindi questo è l'esempio che ho usato a quelle persone, o la risposta che ho dato a queste persone per spiegare. When you fly to Big Island, Hawaii, the first thing that you see is the top of Mauna Kea. It looks like a pile of rocks surrounded by cloud. Quando tu voli verso Hawaii, la prima cosa che vedi è la cima del monte Mauna Kea, che è il vulcano principale, se non erro. Mauna Kea is the highest volcano in the world, and although in the beaches of Hawaii it's always nice and sunny, around the mountain it's always cloudy.
E nonostante che Mauna Kea è il vulcano più alto del mondo, e nonostante che le spiagge della Hawaii siano sempre pacifiche e belle solari, il vulcano a se stesso è spesso circondato da nuvole molto dense. And being human is like living on the side of a tall mountain or a volcano. E l'essere umani è un pochino come vivere alle radici, diciamo così, di un vulcano, di una montagna. Your view is limited by the horizon and the cloud cover. La tua vista, la tua veduta è limitata dal panorama a se stesso e dalla copertura di nuvole nel cielo. At night, there are little gaps in the clouds, and you can see individual stars up in the sky. Durante la notte, se tu guardi su, attraverso dei piccoli fori tra le nuvole, puoi vedere stelle individuali attraverso, anche a occhio nudo. And you intuitively know that is either God, Buddha nature, Gaia, the oneness that all the spiritual books talk about. E istintivamente tu sai che questo è il Dio, il Buddha, la Gaia, qualsiasi nome tu voglia poter usare per determinare questa che è l'essenza spirituale che tutti conosciamo. And for most people, that's all they need to know. They get on with life, they go to work, have family, raise children, and that's fine. E per la maggior parte delle persone questo è tutto di quello che hanno bisogno di sapere, nel senso che loro continuano la loro vita quotidiana, vanno a lavorare, si sposano, mettono su una famiglia, e questo è quello che è giusto per loro. I should have mentioned we were at the bottom of the mountain. Being human is at the bottom of the mountain. I've already mentioned that, Paul, yes. Poi mi diceva che avrei dovuto accennare il fatto che comunque noi siamo in questo caso alle radici, cioè in fondo alla montagna. But for some people, usually due to poverty, grief, illness, loss, but it can also be through intuition. You get either pushed up the mountain slope or you decide to start walking up the mountain slope. Ma per alcune persone, dovuto a quello che può essere una malattia, alla povertà, anche a un lutto o un malessere, vengono spinti ad andare verso questo percorso che noi chiamiamo il percorso spirituale. And when you get a certain distance up, at night, the gaps in the cloud get a little bit bigger, and you can see that they're not just individual stars, that there's groups like constellation. See a group of stars together, the constellation. You are now getting information from the sky. Ok, e mentre che scali questa montagna, a man mano che sali in su, incominci a vedere che effettivamente questi piccoli spazi da cui noi prima vedevamo una stella individuale, incominciano a essere effettivamente costellazioni, incominciano a essere gruppi di stelle o quel che sia di pianeti, e in questo caso incominciamo ad avere delle informazioni vere e proprie. So, for example, you go and learn Tai Chi, you go and do Reiki, go to spiritual church, you get some extra knowledge, extra information about the world, which helps you deal with the pressures of life. E quindi se tu vuoi fare percorsi come il Tai Chi o il Reiki o anche una chiesa spirituale, incominci ad avere alcune di quelle risposte a cui tutti guardiamo. And again, for most people, that's fine. That's all they need. But for others, they still get pushed up the mountain, or they still continue to walk up the mountain. So. E ancora una volta, anche questo per alcune persone è più che sufficiente, anche questo va bene, ma per altri ancora non è abbastanza, e quindi sentono questo bisogno di continuare a scalare o a camminare verso l'alto. When you get quite a reasonable way up the mountain, the gaps in the clouds keep getting bigger and bigger until you get to a time
when the gaps in the clouds are large enough for you to see that there's not only individual constellations, but there are groups of constellations that move, and they're shooting stars and comets. E quando arrivi a una certa altezza incominci a notare che effettivamente questi piccoli spazi sono abbastanza grandi per vedere che in effetti queste costellazioni che sembrano singole effettivamente sono gruppi di costellazioni, sono gruppi di pianeti e nel mezzo di cui ci sono anche le famose stelle cadenti. Now you can get knowledge from the sky, you can read the stars through astrology, and you can navigate. A questo punto puoi ottenere delle informazioni, una conoscenza vera e propria, sei in grado di meglio usare strumenti come l'astrologia e da qui sei in grado di navigare per la tua vita. And to anybody at the bottom of the mountain, you appear very wise, because what they see as just individual specks, individual random specks of light, you can read the stars and say that is Pisces moving through Sagittarius, you're going to meet a tall, dark, handsome stranger, and this is how you get there. E per quelle persone che sono ancora alle radici della montagna o del vulcano, potresti apparire come molto saggio, come molto conoscente, nel senso che hai la possibilità di dire guardate questo è pesci che attraversa Sagittario, o che classe diciamo così fatta classica, conoscerai un uomo scuro e molto bello. Carry on, Paul, sorry. And this is where our wise masters of the West are. Albert Einsteins, Steve Hawkins, the people who appear on Oprah Winfrey have written the best-selling spiritual books, and a lot of the masters of the East as well. They have managed to get to a place where they can get knowledge from the sky, and it's very good. E questo è dove molti maestri, specialmente dell'Est, si trovano, Albert Einstein, Stephen Hawking e anche tanti maestri che sono apparsi su programmi tipo Oprah, ma non solo dell'Est, anche dell'Occidente e quindi, scusate, dell'Oriente. E anche qui hai una situazione dove effettivamente hai una conoscenza elevata, ma non ancora sufficiente per alcuni, ma anche questo è giusto così. This can be of great benefit to many people. Questo può essere di grande beneficio a tante persone. But it is still limited. You're only still seeing only part of the sky. Ma è comunque ancora limitato, stai ancora vedendo solo parte del cielo. To see the whole sky, you have to go above the cloud cover, get to the top of the mountain. Tutto il cielo ti necessita andare oltre la copertura delle nuvole, quindi fino alla cima della montagna. And that's what an enlightened master has done. They've got above the cloud cover and can see the whole sky. E questo è ciò che ha fatto un maestro illuminato, è andato oltre la copertura delle nuvole e da lì riesce a vedere il cielo intero. How they would describe it is they see their true nature. E come loro lo descriverebbero, loro riescono a vedere la loro vera natura. For us, the best way to understand it is they come out of the limitation of space and time. E il modo migliore per noi per comprenderlo è il fatto che effettivamente escono dalle limitazioni dello spazio e tempo. But because we're not enlightened, it is very difficult for us to grasp what that would mean. Ma dovuto al fatto che comunque noi stessi non siamo illuminati, è molto molto difficile capire cosa questo significhi, capire il concetto o quello che effettivamente la persona sta cercando di spiegarci in questo caso. But you can do a thought experiment. Ma puoi fare un esperimento volendo.
if you imagine one of your seconds is the equivalent of 2 million years, then you become... Sorry. Se puoi immaginare che uno dei tuoi secondi equivale a 1.000.000 di anni, then you can become very wise, because within 2 seconds you've seen the history of humanity, within 60 seconds you're seeing the dinosaurs, within about 3 hours you're seeing the history of the Earth, within a day you're seeing the history of the universe. Puoi dunque immaginare che entro 2 secondi puoi venire a vedere la formazione del pianeta, entro 60 secondi sei all'era dei dinosauri, ed in un periodo di circa 3 ore puoi vedere l'intera storia dell'umanità se stessa. And now go the other way. Imagine one of your seconds takes 1,000,000 years. E adesso prova ad andare all'inverso. Immagina che uno dei tuoi secondi, che 1.000.000 di anni sia l'equivalente di un secondo. You will see how every single electron, an atom, appears, works, moves. You can see all the connections between things. Puoi vedere come ogni singolo atomo si muove, si connette e come si distingue l'uno dall'altro. So if you squeeze those two knowledges together, you're starting to get some idea what it's like to be enlightened. Quindi se tu accumuli le due esperienze insieme, potresti incominciare ad avere un minimo di idea cosa significhi essere illuminati. An enlightened master, if you met an enlightened master, he would know your past 5 lifetimes. He would know when you're going to die, where you're going to go after you die. Un vero maestro illuminato conoscerà non solo la tua ultima vita, ma conoscerà le tue 5 vite passate. Sarà in grado di dirti esattamente cosa hai fatto durante il tuo percorso di vita, saprà quando morirai e saprà anche quello che farai dopo, o meglio nella prossima vita. So you may think that if you can meet an enlightened master, he can help you to enlightenment, because he can just tell you what you need to do. Quindi in questo caso potresti ben capire che se tu avessi l'occasione di conoscere un maestro illuminato, costui avrebbe l'opportunità di portarti all'illuminazione stessa. But that's not the case. Ma questo non è il caso. Because we are not to the top of the mountain, we couldn't understand the whole picture. Dovuto al fatto che noi non siamo ancora in cima alla montagna, non possiamo comprendere ciò che può cercare di spiegarci un maestro illuminato. So you have to go above the cloud cover yourself to quindi, understand, to become enlightened. E quindi sta a te l'arrivare oltre la copertura delle nuvole, in tal modo da essere illuminato e per capire da te stesso. And this is the message in all spiritual traditions and all true religious practices. When you peel away all the human influence and interpretation, one of the fundamental basic precepts of every spiritual teaching and every religious teaching is know thyself. E quando vai a vedere quelli che sono tutti gli insegnamenti di qualsiasi vero percorso spirituale, vai a capire che in effetti questo è l'essenza di tutti gli insegnamenti. Quando vai poi a togliere l'influenza umana e diciamo così, le dicerie di quello che sono state le influenze a livello di conoscenza. But the good news is all spiritual traditions and religious teachings tell you that you can do that. La buona notizia è che tutti i veri percorsi spirituali ti possono portare fino a qua.
Buddha, when he sat under the Bodhi tree and become enlightened in 7 days, when he first come out, his first words were, what a wonder, because he saw that every human being had the seed of wisdom, had the potential to become enlightened. E quando il Buddha stesso uscì dalla sua meditazione dopo 7 giorni sotto il Bodhi tree, la prima cosa che disse è che meraviglia, perché in quel momento poteva vedere il fatto che tutti gli esseri umani hanno la possibilità di arrivare a questo livello, di essere illuminati. Jesus said the same thing, the kingdom of heaven is within you. E Gesù Cristo se stesso disse la stessa cosa dicendo che il regno del Signore è dentro di te. So everybody has the ability to become enlightened. E quindi But it's not a simple la thing to do. possibilità di diventare illuminati, ma teniamo anche conto che non è una cosa semplice da arrivare a fare. Going back to the mountain example, think of Mount Everest. It's difficult to get to the top on your own. Ritornando all'esempio della montagna, possiamo dire che è difficile arrivare in cima al monte Everest da solo. The reason being is that at 17,000 feet there is a glacier, and every year there's crevices appear, and it's very difficult to get through it on your own. La ragione per questo è perché a 17.000 metri ci sono i diversi ghiacciai, i quali ogni anno cambiano e si trasformano tra di essi, quindi sono diversi ogni volta. Because you've only got about a 3-week window where the weather's good enough for you to get to the top. And if you take too long to get through the glacier, then you don't have enough time to reach the summit. Perché effettivamente c'è solo una finestra di circa 3 settimane per arrivare fino alla cima, e se impegni troppo nell'attraversare diversi ghiacciai non avrai il tempo di arrivare fino in cima. That is why it took so long and many people died until Hillary managed to do it in 1950. E questa è una delle ragioni per la quale tante persone sono morte nel tentativo fino a quando Hillary lo fece nel 1950. But now, if you have about £20,000 and you're reasonably fit, then you can pay a company and you have a reasonable chance of getting to the top of Mount Everest. Adesso come adesso, però, se hai circa 20.000 sterline, che sono circa 35.000 euro, e sei in ottime condizioni fisiche, puoi pagare un'azienda la quale in quel tempo ti porterà fino alla cima. This is because they pay Sherpas to find a way through the crevices each year and lay ladders across so people can get across the glacier within 1 day. That would normally take a week. Perché queste aziende pagano diversi pastori e scalatori, diciamo così, per attraversare inizialmente la montagna, il monte Everest, e scoprire i vari passaggi attraverso i ghiacciai, e mettendo giù anche le varie scale, i vari ponti che sono necessari per la tua scalata. And learning from an enlightened lineage is a similar concept. Using the knowledge from the enlightened masters, they have in a sense laid a route which you can get through the glacier and the obstructions to get up the mountain. E l'imparare da un lineaggio illuminato è bene o male lo stesso concetto, diciamo, nel senso che comunque il lineaggio se stesso, i maestri che sono preceduti a te, hanno effettivamente
trovato il metodo attraverso questo ghiacciaio e hanno superato le diverse barriere che ti bloccano dall'arrivare fino in cima. But just as there are many mountains above the cloud cover, you've got Mount Everest and Kilimanjaro and all the mountains in the Andes and the Alps. So there are many different ways, many enlightened lineages that you can get to the top of the to help you get to reach enlightenment. Ma proprio come ci sono più montagne che vanno oltre la copertura delle nuvole, cioè non c'è solo l'Everest, c'è il Kilimangiaro, ci sono alcune montagne anche qua nelle Alpi locali e via discorrendo, ci sono anche diversi metodi di arrivare all'illuminazione se stessa. The key, the important, or the difficulty is to find an enlightened master who's willing to share the teachings with you. La difficoltà è forse il riuscire a trovare un maestro illuminato il quale condividerà con te questi insegnamenti. I was very lucky, or you could say it was my destiny, to meet Dechan Duran, who was willing to open up the teachings to anybody who had what he would say the destiny to meet. Potresti considerarmi molto fortunato o lo potresti considerare il mio destino, il fatto che io abbia incontrato Dechan Duran e come diceva lui, io l'ho incontrato perché questo era il mio destino. And the main method that we use through the esoteric school is through meditation to help, in a sense, that is the tool to use to walk up the mountain. Il metodo principale che usiamo nella scuola Cammino esoterica è quello della meditazione ed è questo il metodo che usiamo per attraversare le varie barriere che ci fermano dall'arrivare. Now, all this talk of mountains and enlightenment sounds all very nice, but is it just fanciful, wishful thinking? Or is there anything in the Western science that can give us clues and sort of back this up? Adesso, giustamente, tutto questo parlare di montagne, di nuvole e così via, è quello che potrebbe sembrare un bel viaggio mentale, semplice fantasia, diciamo così, ma ci sono delle prove effettive anche a livello occidentale che ci permettono veramente di vedere se queste sono semplici dicerie o sono fattuali e possono essere dimostrate? There's been a lot of recent research into the brain, and there's a book and a BBC television series produced by Dr. David Eagleman. C'è un documentario e anche un libro che lo accompagna, fatti dalla BBC, che sarebbe l'equivalente, diciamo così, della Rai in Inghilterra, un documentario che proprio spiega le varie funzioni della mente. And there is a section when he talks about a child's brain and the development of the brain that can give us a very good insight into what the mechanics of enlightenment could be. E c'è un'ottima sezione, diciamo così, in questo documentario che effettivamente ci potrebbe istruire su come la mente se stessa, o meglio il cervello, possa arrivare a questo stato di illuminazione. It surprised me when I read this, but a child, a 2-year-old, has the same number of cells as an adult brain, but it actually the same number of neurons. But he has up to 15,000 connections on each neuron, more, almost twice as many that an average adult has. Okay. E quello che mi ha sorpreso è il numero di neuroni che un bambino non appena nato ma fino ai 2 anni ha
in confronto a quello che potrebbe essere la mente di un adulto. I collegamenti che vi sono tra di essi sono ben evidenti. Sorry, Paul, did you want me to show the picture at this stage? You can do, yes. Scusate, volevo semplicemente sapere da Paul se era adesso che voleva che mettessi l'immagine a cui si riferisce, e se seguite il link che ho appena pubblicato riuscite a vedere l'immagine. Immagine 1 è l'immagine di cui vi stiamo parlando. The reason for this is that the young brain is the flexibility of the brain is important to be able to develop and adapt to the environment that you're in. La ragione per questo sviluppo è dovuta al fatto che la mente di un infante ha bisogno di seguire questo percorso in tal modo da svilupparsi ed essere adatta allo sviluppo per la vita di ogni giorno. So, in the brain of a newborn, the neurons just starting to communicate with each other, and then up to 2 years old, the neurons begin connecting extremely rapidly, forming as many as 2 million connections per second. Quindi nella mente di un appena nato questi neuroni sono molto distanti e non sono ancora connessi, ma dall'ora che arriva all'età di 2 anni questi neuroni si collegano a una velocità di what was the speed, sorry Paul? 2 million connections per second. A una velocità di 2 milioni di connessioni per secondo. So by the age of 2, the typical neuron has more than 15,000 connections. That is almost twice as many as that found in an adult. Quindi dall'ora che un bambino di 2 anni, un bambino arriva all'età di 2 anni, ha una connessione di circa 20 milioni di queste connessioni, che è quasi il doppio di quello della mente di un adulto. And after the age of 2, this growth is halted. E dopo l'età dei 2 anni queste connessioni gradualmente si distaccano. So contrary to popular belief, the process of becoming who you are is not about growing new connections, it's pruning possibilities that were already present. Ok, quindi contrario a ciò che si potrebbe popolarmente credere, il maturare, o meglio il crescere, non è effettivamente una continua crescita di questi neuroni, ma è infatti una selezione dovuto alle necessità in quel momento di crescita e per la sopravvivenza dell'essere umano. You become who you are not because of what grows in your brain, but what is removed. Diventi ciò che sei non attraverso ciò che cresce nel tuo cervello, ma attraverso ciò che viene rimosso. So, carry on, Paul. As we grow, we reduce the number of connections in the brain in favor of focusing on a smaller number of stronger connections. Quindi, man mano che cresciamo, andiamo a diminuire i numeri di connessioni in tal modo da arrivare a quello che preferiamo, nel senso che arriviamo alla nostra crescita tramite una scelta selettiva di quello che è utile a noi o meno. And the next phrase that he used was something that really I found was very important. E la prossima frase che lui ha usato dopo di questo esempio è una frase particolare che io trovo di grandissimo aiuto. The connections go from being universal to becoming specific. Those links that you... Sorry.
Le connessioni vanno dall'essere universali all'essere individue. Those links that you don't use, you lose. Quelle connessioni che tu non usi, perdi. And this can explain a lot about the what people would view as the powers, what they call the siddhi powers, the extraordinary abilities of an enlightened master. E questo potrebbe essere una buona definizione di quello che viene comunemente chiamato i poteri di un maestro asceso. Scusate, di un maestro illuminato. Instead of limiting the brain, he has that universal connection. He still has all those connections working. Anziché limitare l'uso del proprio cervello, lui ha tutte quelle connessioni, le stesse connessioni, diciamo così, dell'infante di 2 anni, completamente connesse ovunque. And just to give you an interesting example. Giusto per darvi un esempio molto interessante. There are many advanced meditation techniques to find water. Ci sono tante tecniche di meditazione avanzate per trovare l'acqua. Which can seem like magic. Che potrebbero sembrare come magiche. But this is something that some people can do naturally anyway. Ma questo è un qualche cosa che alcune persone possono fare in un modo naturale e comunque. There was a very interesting film in 2013 called Tracks. C'è un film molto interessante svolto nel 2013 che si chiama Tracks, Percorsi. It was about a young woman who goes on a 1,700-mile trek across the deserts of Western Australia. Che tratta il percorso intrapreso da una giovane donna mentre che attraversa un percorso di 1700 miglia attraverso il deserto dell'est dell'Australia. But to do this, she needed to take 4 camels full of supplies and water. Ma per fare questo dovete prendere 4 cammelli pieni o caricati con cibarie, robe varie, incluso l'acqua ovviamente. But even this wasn't enough, so her boyfriend agreed to drop off supplies at certain points along the route, extra water and supplies. Ma anche questo non era sufficiente, quindi il suo fidanzato fu d'accordo nel mettere provvigioni e acqua a certi punti durante la pista. But for some reason he couldn't do the second drop-off, and so she was stuck right in the center of the desert with not enough water to get all the way across. Ma per qualche ragione il ragazzo non riuscì a fare il secondo di questi incontri e quindi lei era nel mezzo del deserto senza abbastanza provvigioni o acqua per fare il resto del percorso. So she went to the local Aboriginal camp that was nearby and she asked for help. E quindi la ragazza andò al villaggio degli aborigeni più vicino per chiedere aiuto. And this old Aboriginal man just said, "I'll help you." He took his rucksack and his walking stick and just started to walk across the desert. E questo anziano aborigene disse: non ti preoccupare, siediti, prese il suo zainetto e il suo bastone per cammino e si incamminò. He didn't need camels. Non aveva bisogno dei cammelli. Because he can smell the water holes. Perché lui era in grado di annusare i pozzi d'acqua. Why can he do this? Because from the age of a very young child he was taught how to do it. Perché riusciva a fare questo? Perché da un'età molto giovane
a lui era stato insegnato questo. So the connections that enabled him to do that were used, and so he retained that ability in the brain. Quindi attraverso l'uso e il continuo uso di questa abilità, questa sua capacità di ritrovare l'acqua faceva parte di un qualche cosa di naturale per lui. In the West, when we need water, we turn on a tap. Nell'Occidente, quando abbiamo bisogno di acqua, non facciamo altro che aprire il rubinetto. So we don't need to smell water holes. So we don't use that connections that use it. So we lose the ability. Quindi non usiamo più i pozzi, non usiamo più queste fonti d'acqua, e quindi questa abilità in noi adesso è persa. Through the meditation practices, you can, in a sense, reconnect back to your abilities, your natural abilities, connecting back to that seed of wisdom or the kingdom of heaven that's within you. Attraverso una serie di meditazioni puoi ritrovare questa tua abilità innata, arrivare a riconnettere tutto questo in tal modo da trovare il tuo paradiso interno, il tuo Dio interiore, volendo. So this is my understanding of how to explain what an enlightened master is. He's somebody, in a sense, has reconnected all those, got that universal connections of the brain, got all the neurons in. Naturally, specifico che questo è il mio modo di spiegare cosa potrebbe essere un maestro illuminato, semplicemente nel modo in cui egli collega tutte queste cose insieme in tal modo da poter usufruire di tutto ciò che egli è. One of the markers or the signs of somebody being enlightened is them being able to have entered the jhana state. That's what they call a very deep meditative state for 7 days. Una delle abilità di questi maestri illuminati è l'abilità di entrare nello stato del jhana, che è una delle abilità, diciamo così, date proprio a questi maestri. In that time, the breathing is so shallow that a doctor would pronounce the person dead. E durante quel periodo la respirazione sarebbe così lenta che effettivamente un medico potrebbe dichiararli morti. You can push needles into the person, he wouldn't react. Potresti spingere un ago dentro la persona e quella persona non reagirebbe. But from what is being described is, in a sense, every single cell is being regenerated in his body. Ma ciò che può essere descritto durante questo stadio è che ogni cellula dentro a quel corpo viene in questo stato rigenerato. So in a sense you could quite easily argue that all those neuron connections are reconnecting back. Quindi in un certo senso potresti anche argomentare il fatto che durante questo periodo tutti quei neuroni rivengono collegati. Now this is not proved, but it gives, to me, it shows how this could happen. Adesso questo non è ancora scientificamente provato, ma per me dà una spiegazione plausibile su come questo possa avvenire. And most enlightened masters and beings went through some very deep meditative experience or process. Buddha sitting under the Bodhi tree for 7 days, for example. E tutti coloro che si sono illuminati l'hanno fatto attraverso qualche tipo di meditazione molto profonda, tipo quella del Buddha se stesso, sedendosi sotto l'albero del Bodhi per 7 giorni consecutivi. So from that side,
to me, that gives me an indication. The science of the West is beginning to start to explain how about enlightened masters. E quindi dalla prospettiva nostra occidentale, questo mi dà un modo di spiegare cosa significa essere un maestro illuminato. Paul, we're going to take a short break, if you don't mind, for about a minute, so we can both have a drink of water. Andiamo in un stacco veloce musicale, ci ritroviamo tra presto. Bentornati, stasera stiamo parlando con Paul King, che come vi ho detto anche l'analisi prima è stato anche uno dei miei insegnanti strada facendo, e quindi per me è un grande onore avere Paul qua con noi. Chiedo scusa se a volte la mia traduzione non è simultanea, ma fate anche conto che comunque è la prima che faccio in tanti anni così dal vivo. Lascio comunque la parola a Paul, ma prima di farlo gli faccio la domanda fatta qua da Onda, che dice: spiegando con chiarezza, tutto penetra nell'informazione molecolare, modificando, assemblando un nuovo divenire. Paul, thanks for being with us once again. Before we continue, I have a question for you, if you don't mind. One of our listeners is saying, explaining with clarity, everything penetrates in the information, in the molecular information, modifying and assembling a new becoming. Is that something that could be judged as correct? Yes. I mean, the first thing I've got to say is I'm not enlightened. I'm not to the top of the mountain. So one of the reasons I use this example is that one of the most difficult parts of the spiritual journey is as you progress upwards, and you get more information. You want to know if the answers are true. The problem is that until you actually get above the cloud cover, you're never going to fully understand. So what was just said there sounds to me very correct, but I'll only know the true answer to that when I actually get above the cloud cover. Ok, Paul risponde giustamente, come dice l'Annalisa, non era una domanda, era un pensiero condiviso. La risposta che ha dato Paul è stata molto semplice, ha detto: posso solo riportare all'esempio precedente dell'esempio della montagna, scusate, dicendo che effettivamente a man mano che si va avanti ci sono delle domande che in un certo senso vengono risposte, ma tuttavia si continua nel percorso dovuto al fatto che effettivamente noi non siamo ancora illuminati, e
come tale Paul ti risponde: effettivamente anch'io non sono ancora illuminato, quindi non posso dire con esattezza, ma quello che hai detto e quello che hai condiviso mi risuona molto vero. Paul, would you like to continue and tell us something about your journey? Yes, as I was saying there, the being very fortunate to travel with an enlightened master. People ask me what are the most important things that you learned from that, and one of the most important things is that enlightened masters are human. Ok, avendo avuto la fortuna di viaggiare con un maestro illuminato, tante persone mi chiedono e mi richiedono continuamente com'è viaggiare con una persona che ha tutte queste abilità, che effettivamente è un maestro illuminato. E la mia prima risposta è sempre la stessa. Ricordiamoci che queste persone sono comunque esseri umani. By the way, Paul, there was a very big thank you for your answer and for your kind answer earlier. If you'd like to continue. Okay, thank you. What I mean by that is we have this image of an enlightened master sitting cross-legged on his beautiful lotus flower in a very serene environment. E ciò che voglio dire con questo è che tutti noi abbiamo questa bellissima immagine del maestro illuminato che si siede sopra il fiore di loto in un ambiente molto sereno, con questo sorriso ovviamente pieno di conoscenza e anche serenità. But they still have to deal with all the pressures and things that we do. We still have to eat, drink, go to the toilet. Something that I saw very much when I shared the urinal with the enlightened master next to me, which was an interesting experience. Ma bisogna anche capire e comprendere che comunque questi, come esseri umani, hanno ancora a che fare con tutto quello che anche noi abbiamo a che fare, nel senso che comunque hanno ancora bisogno di dormire, hanno ancora bisogno di mangiare, hanno anche bisogno di andare al gabinetto. E la ragione per la mia mezza risata era perché comunque Paul mi diceva, ed è stata proprio la mia esperienza quando mi sono trovato nel bagno degli uomini accanto a questo maestro illuminato nell'urinatorio. But they still have great abilities, and this was clearly shown whenever we would want to empower a temple or a shrine. The Dechandran could be on the other side of the world, and he would ask us to phone him to tell him when we were ready to start. Ma allo stesso tempo bisogna anche riconoscere le grandi abilità e conoscenze di questi maestri, anche perché quando noi eravamo agli inizi, che stavamo ancora dando potere e energia ai vari tempi, ai vari luoghi di comunione, bastava semplicemente, o il maestro De Changiren ci chiedeva semplicemente di chiamarlo nel momento in cui incominciavamo a fare i rituali, e in questo momento si poteva sentire la sua energia. So we would be sitting in the room, and we would, when we were ready, we would phone him, and he would, over the phone, tell us just to turn our palms upwards and close our eyes. And within a couple of minutes you would feel a change happening in the room. E quindi, nonostante il fatto che lui fosse dall'altra parte del mondo, lo chiamavamo giusto quando stavamo per incominciare, e lui ci diceva semplicemente alzate i palmi delle mani appoggiandoli sulle cosce, e entro anche un paio di minuti incominciavi a sentire l'energia crescere in questi luoghi. And what he was doing was sharing his, what he called self-spiritual light. The enlightened master produces light, and that was being transferred literally across the world.
E tutto ciò che stava facendo, secondo le sue spiegazioni, è quello di condividere con loro la sua luce divina, la luce divina di un maestro illuminato che si può trasmettere o che può essere trasmessa anche dall'altra parte del mondo. And why would we want to empower space? Because it increases the power of the meditation practice in that place. E perché effettivamente andremmo a dare più potenza a questo luogo? Semplicemente perché lavorando in un luogo dove che è stato, diciamo così, consacrato con questa energia, il potere della meditazione stessa va aumentandosi. Light is the fundamental force of the universe. La luce è di importanza fondamentale nell'universo. The enlightened masters know how to use the light to help. E i maestri illuminati sanno come usare la luce per aiutare. Buddhism, most people view it as a religion, but it's actually a science of natural science. Il buddismo viene spesso vista come una religione, ma in effetti è una scienza antica per l'uso e il controllo della mente. And it's what quantum physics is beginning to, they're beginning to validate what the Buddhist masters knew 2000 years ago. Ed è questo che i fisici quantistici incominciano a dimostrare quello che i maestri illuminati buddisti stanno dicendo da centinaia e migliaia di anni. For example, there's been a lot of talk about the scientists who found the gravitational waves last year. They've been awarded the Nobel Peace Prize. Per esempio, un esempio di questo può essere trovato nel lavoro dell'anno scorso riguardo, did you say gravitational waves? Gravitational waves, yeah. Riguardo le onde gravitazionali, che ha ricevuto anche il premio Nobel. So science is finding forces that can penetrate and that can travel great distances. Quindi l'energia fa vedere che effettivamente, quindi si va a vedere anche il fatto che la scienza dimostra che l'energia può viaggiare anche attraverso grandissime e vaste distanze. Buddhist masters had worked all this out 2000 years ago, over 2000. E quello che c'è da dire è che i maestri buddisti hanno individuato questo potenziale più di 2000 anni fa. There are many different forms of Buddhism, many different sects, different groups of Buddhism. Sorry, Paul. You said therefore. There are many different types of Buddhism, different groups of Buddhism, different forms of Buddhism. Ok, teniamo anche in mente che comunque ci sono diverse forme e diverse categorie di buddismo e quindi ci sono tante diversità anche dentro di esso, come ci sono anche d'altronde nelle varie religioni. Se qualcuno nel frattempo ha qualche domanda li invito a farle, ma nel frattempo incomincio io con una domanda specifica, visto che Paul, lo dico prima agli nostri ascoltatori e poi la vado a volgere a Paul. Paul prima ha parlato di destino, di varie cose che l'ha portato in questo percorso, diciamo così. E una cosa di cui noi parliamo spesso sono, diciamo così, le casualità e quindi
Vorrei chiedere a Paul se diciamo così, il nostro termine sincronicità, che poi ci porta a quell'ambito di poter incontrare individuali personaggi, è una semplice sincronicità o un caso, oppure secondo lui un destino vero e proprio. Paul, sorry, I was just explaining to the public the question which I wanted to ask you, which is this. Earlier on in the show, you mentioned the fact that Master mentioned that it was destiny for you to reach in a certain place. What I wanted to ask you was this: in your opinion, what we call chance, or what we might call synchronicity, those points in your life where you reach and you realize that there's another way to go which will take you to something. Is this something that you would associate with what you've lived, or would you describe it in another way? Yes, it's actually my story. There's you have an article written about my journey, and it's got, the title is "It's Our Destiny to Meet." Mm-hmm. Ok, la risposta di Paul è effettivamente sì, questo qua è proprio stato quello che ho voluto dimostrare nel percorso della serata, ed effettivamente io ho un articolo che pubblicherò alla fine della puntata che si chiama, scusate, è intitolato "Era il nostro destino conoscerci". And the reason for the title of this article was because whenever Dechan Duran gave a talk, he would say, "It is our destiny to meet." E la ragione per il titolo di questo articolo è proprio perché alla fine di ogni seduta, di ogni convegno, di ogni classe, il maestro Dechan Duran finiva con il dire: era il nostro destino incontrarci. And when I heard those words for the first time as I was sitting in a retreat center in Hawaii listening to him, it suddenly made sense of all the events that happened in my life. E attraverso queste casualità o sincronicità era lì che effettivamente ho capito che tutto quello che era successo nella mia vita aveva un senso e che ero lì per una ragione. Paul, I'm going to let Annalisa give you a question now, if you don't mind. Okay. Bene, Paul, innanzitutto grazie per essere qui questa sera e per donarci il tuo tempo, grande gratitudine. Volevo chiederti, la tua energia si sente, pur non capendo l'inglese, l'energia è fortissima, ci sono delle vibrazioni molto, molto alte. Durante il tuo percorso, quando hai iniziato hai conosciuto e pratica il tuo maestro spirituale, quali sono stati il primo approccio? Com'è stato col tuo maestro? Okay, first of all, Paul, thanks for being with us and thanks for dedicating your time to us. Annalisa said that when you talk, even though people don't understand the language itself, you can actually feel the energy which is coming from you, which is basically oozing from you. And you can also feel, should we say, the power which comes from you. What she wanted to know was this: during your initial meeting with the master, what was your first impression, your first feeling, if you like, or what was it that you actually felt in that moment? I didn't feel it, but if I can just, it will take a minute to explain. But it's a very illustration about an enlightened master. Okay. So when I first met him, I never spoke to him at all in that whole week. Okay.
Allora, innanzitutto incomincio col dire il fatto che io effettivamente non ho sentito assolutamente nulla, nel senso che comunque, come ha già spiegato anche prima, Paul era completamente insensibile alle energie sottili, quindi gli era impossibile avere una sensazione a livello energetico. E devo anche aggiungere che effettivamente durante quella prima settimana col master lui non ha parlato direttamente con lui. Partly because I didn't feel that I was qualified enough to talk to him. I was a beginner in meditation. I was a beginner as a Buddhist. I didn't have any experience. Okay. Parte di questo è dovuto al fatto che comunque non mi sentivo equipaggiato per indirizzarlo, nel senso che comunque essendo alle prime armi effettivamente per quello che riguarda la meditazione e avendo nessuna conoscenza a livello buddista, non mi sentivo in grado di rivolgergli alcuna domanda. And also I didn't get any strong feelings, whereas other people, I was sitting with my back to the corridor, and I was talking to somebody, and suddenly she shivered, and she said, "Did you feel that?" And I said, "No, what?" And she said, "Oh, I felt very hot suddenly because Dechen Duran had just walked past." E effettivamente, cioè, anche nonostante, diciamo così, le varie dichiarazioni da parte di altre persone, non ho mai sentito durante questo periodo qualche grande influenza o quel che sia. Anche quando ero nel corridoio con le spalle, diciamo così, verso il corridoio se stesso, cioè ero con il viso verso il muro, e una mia corsista che mi era accanto mi aveva chiesto: "Wow, hai sentito quello?" E io gli risposi assolutamente no, non ho sentito niente. Ho detto: strano, io ho sentito questa grandissima vampata di calore. E come si sono girati hanno visto che il maestro di Jean Juran gli era appena passato dietro. And I thought it was just being typical English. We're not very touchy-feely, and so I assumed that I wouldn't get any. E io, a dire la verità, ho pensato che era il classico, diciamo così, inglese, non essendo noi una razza che è molto per il toccare o per il condividere certe emozioni, ho pensato che era semplicemente questo. But the week after I'd met him, I flew back to England, and it was the middle of winter. It was awful, it was cold, it was grey, it was dark. Ma la settimana dopo, quando ero tornato in Inghilterra, che faceva un tempo non molto bello e che praticamente faceva freddo, c'era vento, c'era la pioggia, la cosa cambiò. Annalise is saying she's really feeling a lot of energy from you, Paul. Please carry on. Well, this last bit, it was the weather I hated. It's why I wanted to go to Hawaii. But that 2 weeks in England, even though normally I would normally go out and do Tai Chi and I couldn't, I was so peaceful. It was really deep peace. It was like somebody had just injected me with this peace drug. I was very calm, just felt very centered the whole time. E cioè, nonostante il fatto che comunque, cioè, la mia ragione per andare proprio alla Hawaii era proprio il fatto che io detestavo questo tipo di tempo, una cosa che io tra l'altro condivido con Paul, ecco perché mi trovo in Italia. Era proprio questa la ragione per cui ero andato lì nel primo luogo. E nonostante il fatto che, come ho detto anche prima, erano 15 anni che io ero un maestro di Tai Chi e che quindi ci tenevo a svolgere le mie pratiche quotidiane, dovuto a questo tempo io non riuscivo, ma nonostante questo, quella sensazione di pace interiore, di tranquillità che mi aveva dato il percorso che avevo intrapreso,
era ineguagliabile. Now, it didn't last for a long time, but it gave me a glimpse of what I could achieve, and I'm beginning now to get that sense back in my meditation practice. Ma cioè, ovviamente questa sensazione non è durata per un periodo molto esteso, però mi aveva dato la conoscenza, diciamo così, o l'inclino che effettivamente questo era un qualche cosa in cui io potevo entrare e che eventualmente, come lo è adesso, io posso trasmettere attraverso la meditazione. And what an enlightened master is like a mirror. He reflects your nature, what he would call your root nature. So the person who got very hot, and there will be other people who got very anxious, they get people to be very happy, people will be very sad. People like myself initially didn't feel anything, but then got that peace. Everybody is different, but that's what an enlightened master is like a mirror shining back your root, your nature. Allora, reflects back. Quello che dice Paul è effettivamente quello che è, o ciò che è un maestro illuminato. Un maestro illuminato riflette, è effettivamente uno specchio perfetto, ma non nel senso dello specchio che conosciamo noi. Lui riflette te stesso perfettamente. Nel senso che se tu, come nel caso della ragazza che ha sentito quel calore quando gli è passato di dietro, sei una persona molto calda o calorosa, avrai quella stessa sensazione. Se sei una persona ansiosa, sentirai quell'ansia. Se sei una persona depressiva o depressa, sentirai la tua depressione. E quindi un maestro illuminato è il tuo perfetto specchio, ma allo stesso tempo ha anche l'abilità di portarti fuori da quello che è il tuo schema. So that's the answer to the question. Quindi questa è la risposta alla domanda dell'Annalisa prima. Avete anche altre domande, Annalisa? I was just looking for some more answers from you from the outside, Paul, but as there are none at the moment, I would like to give you my question, if I may. Sure. In the course of your experience from 2007 up until now, what has been your biggest change within, your biggest, I won't say teaching, but your biggest understanding? And before you start, I'm just going to translate the question into Italian. Sure. Ho chiesto a Paul, visto che comunque ancora non ci sono domande, dal 2007, quando hai incominciato tu, ad arrivare ad oggi, qual è stato il tuo più grande insegnamento? O meglio, qual è stata la tua più grande rivelazione interiore? Go ahead, please, Paul. There are a couple of layers to the answers. There's a couple of parts. Firstly, from my meditation experience, finding the inner peace, that calmness, the natural state of the mind is how it is described. Okay. Being able to enter into that. Questa domanda, diciamo così, è una risposta a più strati, nel senso che innanzitutto c'è quel lato, diciamo così, a livello di meditazione, quindi di ritrovare quella pace interiore che man mano che svolgeva le proprie pratiche è diventata sempre più permanente. But although that is very nice, you also need awareness as well to be developed. Ma nonostante il fatto che questo sia tutto molto bello e molto carino,
hai anche bisogno di sviluppare una vera e propria conoscenza, anzi la parola che ha usato Paul è awareness e la usa nel senso di consapevolezza, ma una consapevolezza che conoscendo Paul mi permetto di dire è una consapevolezza a livello anche spirituale. Sorry Paul, continue. Yeah. Awareness is a big subject. It's not something I'm going to be able to explain in the time we've got left. But just to give an illustration of how it helps. For example, the madness of the world at the moment, all the crap events, all the silly things that are happening. In the past, it never made sense. I found it very difficult to deal with. Mm-hmm. Allora, nonostante il fatto che ovviamente Paul non abbia il tempo di rispondere a quello che sia questa consapevolezza nel tempo che ci rimane, ha voluto semplicemente farci un breve esempio, o meglio, nel se noi andiamo a vedere ciò che succede nel mondo, o meglio, come chiamarle, questi avvenimenti, queste cose che continuano a succedere ogni giorno, questi avvenimenti che sono comunque tristi, quasi privi di senso, atti di violenza privi di senso, mentre che prima li trovavo privi di senso, mentre che prima trovavo tante cose completamente priva di alcuna logica, se vogliamo. Adesso questo per me è cambiato. Carry on, please, Paul. But through the Buddhist concepts of karma and destiny, and also opening up awareness in the meditation, it's like giving me a foundation to deal with the madness of the world. So it is still, you can't change the world, but you can change how you react to it. And I have a very simple way I explain it. I've got a very simple way I explain that. E mentre che effettivamente non puoi capire, diciamo così, tutto quello che succede, gli insegnamenti che ho ricevuto, le trasmissioni anche a livello di Dharma buddista, le spiegazioni che ho avuto a livello di karma e via discorrendo, mi hanno dato non così tanto una spiegazione di quello che è il perché queste cose succedono, ma più che altro mi ha dato un modo di gestirle dentro di me. E ho un aneddoto, diciamo così, molto semplice che adesso vi darò. Go on, Paul. Your mind is like the average human's mind is like the shallow end of the lake. The pressure, the wind, the pressure of life stirs up the waves that reach down to the bottom and stirs up the silt. So it all becomes very cloudy. Okay, hold on a sec. Allora, il modo più semplice che posso spiegarlo è che noi siamo come un lago poco profondo. La pressione della vita è come il vento, che quindi quando soffia particolarmente forte va a toccare attraverso le onde fino in fondo al lago, e così facendo va a smuovere tutto quello che c'è all'interno, quindi il fango, quindi la sporcizia che c'è all'interno di esso. So that cloudy pressure of life, when you feel you can't escape it, you've got if you've just lost somebody, if a big terrorist attack, something that shocks you, it's very difficult to be calm and settled in that feeling. Quindi attraverso questo esempio andiamo a vedere un qualche cosa tipo un lutto appena percepito, o anche questi attacchi terroristi che effettivamente non sembrano avere un
motivo, una ragione logica, diciamo così. Di certo non ci danno motivo per esserli, per un motivo vero e proprio di quello che può essere la loro esistenza. Compo? But through practicing meditation regularly and also in other techniques in everyday life, you learn to deepen your lake. So you still get the same pressure of life, you still get the terrorist events, you'll still lose loved ones, you'll still have people that will call you bad names and treat you badly. And they will still create waves, but the waves don't reach all the way down. So there's always a space, a calmness that you can tap into. Ok, ma attraverso le meditazioni e le pratiche che esegue giornalmente ha trovato, diciamo così, un metodo, o gli danno questo modo e metodo di far sì che, nonostante il fatto che comunque, cioè, come voi, come con me, come con lui, la gente comunque continua a compiere alcune azioni che sono a dir poco carine verso di noi, ci possono offendere, ci possono venire a dare fastidio, o questi eventi che continuano a succedere, nel senso che comunque, sai, la morte succede a ognuno di noi almeno una volta nella vita, il lutto a se stesso, il perdere un qualcheduno che magari c'è caro, questo continua a succedere nella vita. Ma queste pratiche, queste tecniche ti danno un modo di far sì che, diciamo così, la pressione che comunque è sempre esistente, quindi va ancora a smuovere le acque, diciamo così, crea effettivamente una sorta di ambiente pulito a livello interno, e questo ambiente pulito fa sì che, anche se le acque si smuovono, rimane sempre questo ambito pulito dove tu puoi stare nella tua pace, nella tua tranquillità. So, and just coming back to an enlightened master would be like the Pacific Ocean. No matter how big the waves are, how big the hurricane is on the surface, he would have a great depth of calmness and peace down below to tap into. E poi ci dice, ritornando all'esempio del maestro illuminato, mentre che noi possiamo essere semplici laghetti, un maestro illuminato è come l'Oceano Pacifico, e nonostante quanto si facciano grandi le onde, nonostante quanto siano i vari disturbi che possa sentire, usufruire, un maestro illuminato non è mai smosso, non da questo. I'm not there yet. I've still got a long way to go before I reach the Pacific Ocean, but meditation has had major effects on my life. And interestingly, what Annalisa was saying about the energy that was feeling, while you have been translating, I have been chanting mantra silently, which is part of one of the practices that we do. Scusate, nonostante, diciamo così, il fatto che io non sia ancora un illuminato e che quindi ho ancora tanta strada da fare fino a quando non arrivo ai livelli di quello che è stato Master, e me ne rendo pienamente conto e ne sono pienamente conscio, la pratica della meditazione e dei vari rituali o pratiche quotidiane mi dà quel senso di calma e di tranquillità, e in un certo senso mi dà quella
pace di mente nel sapere che comunque ho intrapreso il percorso che era giusto per me. E diceva inoltre, è bello il fatto che l'Annalisa abbia sentito questa energia incrementare. È un peccato che in un certo senso altre persone non hanno ancora risposto alla tua domanda, Annalisa, del fatto se c'è l'energia di Paul, anche perché sua pratica il continuare silenziosamente a recitare i propri mantra anche quando si è in una trasmissione come questa. Cioè Paul ha usato questo periodo quando mentre che io traduco per recitare i propri mantra. Adesso non ho ben capito la ragione per cui, se era un semplice far sentire l'energia o meno, adesso glielo andrò a chiedere, ma è comunque, diciamo così, evidente quanto effettivamente la recitazione in se stessa possa essere anche sentita al di fuori. Paul, you said that you were reciting a mantra during the interval when I was translating. Might we ask why you were chanting the mantra? It's a way of keeping the practice going. I was very fortunate enough to meet a master who had very practical form of meditation practices that you can put into everyday life. Ok, thank you Paul. Allora, la ragione per il continuato recitare del mantra per Paul è semplicemente per integrare le proprie pratiche in ogni attività giornaliera, per dargli più senso, per portarlo a un punto di focalizzazione, se vogliamo. Ok? Very quickly, most meditation practices in the West were designed for monasteries, where people had 8 to 9 hours a day in a very stress-free environment. And they work very well, but it's difficult to dedicate 8 to 9 hours solely meditating. I've been able to do my practice while still talking to you on the radio. I quite agree with this. Ciò che Paul diceva è, ricordiamoci anche il fatto che comunque, cioè nell'Oriente, la maggior parte di questi insegnamenti vengono dati a quei monaci che comunque passano la maggior parte del loro tempo in meditazione, quindi hanno quelle 8-9 ore a disposizione ogni giorno per poter fare le proprie pratiche. Paul e anch'io concordo pienamente con questo, nel senso che anch'io seguo le mie pratiche giornalmente, non ha il tempo fisico per passare quelle 8-9 ore a meditare tutti i giorni o a fare le proprie pratiche tutti i giorni, quindi ha imparato a inserire le sue pratiche nelle pratiche di tutti i giorni, trovando 5 minuti qua, 5 minuti là, ma gli dà abbastanza tempo per magari eseguire almeno una delle proprie pratiche. Paul, I have a couple of thank yous to give you. Maria Grazia says, grazie onorata per la condivisione e di una profondità immensa, which means thank you, and I'm very honored for your condivision. It is of a profound and immense level, basically. Also, Onda, he was the person who gave me that statement earlier, says, e oltre Onda ci dice: Peter, per piacere puoi tradurre? Il mio piccolo pensiero lo dedico a Paul, energia quanticamente depurante, sviluppo di consapevolezza concerne la natura più vera di noi qui e ora. Peter, could you please translate? My small thought I dedicate to Paul. Energy quantically cleansing,
an awareness which has been developed, which concerns the nature of the true us here and now. Okay, I thank the people for that. I would just like to say that I wish it had all been all my abilities that have done this, but the main reason that I'm sitting here and being able to do it was I was able to learn the techniques and use the power from the enlightened lineage, which has helped me make much quicker progress. And it's been more than just my effort to be able to do this. Ok, allora Paul vorrebbe ringraziare tutti voi per le vostre domande e per la vostra partecipazione. Dice anche, vorrei prendermi il merito e dire grazie, cioè ho fatto del mio meglio. Ma la verità non è questa. Effettivamente se Paul è in grado di fare questo in questo momento è grazie al fatto che comunque ha avuto l'opportunità di studiare queste tecniche, di usare la sua conoscenza e il suo approfondimento grazie proprio al lineaggio che ha seguito, un lineaggio illuminato. Quindi per quanto apprezza, diciamo così, l'apprezzo personale, sappiate che comunque l'apprezzo non è solo verso di lui, ma è verso tutto quello per cui lui sta in questo momento. And the good news is that if this driving instructor from Chelmsford, who 10 years ago couldn't meditate for toffee, can do it, then anybody can do it. E la prova in tutto questo è che se questo istruttore di guida da Chelmsford, che vabbè è una città sì, ma una città che non tutti conoscono ovviamente, quindi dice se questo povero istruttore che 10 anni fa non riusciva neanche a fare una meditazione minima, adesso è in grado di fare questo, è proprio grazie agli insegnamenti che ha ricevuto. Campo. And you just have to find the right method for yourself. It may or may not be the teachings that Dechan Duran gave, but whatever teachings you find, I strongly recommend that they come from an enlightened lineage, because that extra help really makes a difference. E ognuno di voi, lui spera che ognuno di voi trova la propria strada, il proprio modo per arrivare agli stessi insegnamenti. Adesso potreste scegliere ovviamente lo stesso insegnante che ha scelto lui, quindi De Saint-Juren, ma qualsiasi lineaggio che voi seguite, qualsiasi insegnamento che voi seguate, si augura che sia un lineaggio illuminato. Con questo io ringrazio Paul, ringrazio tutti voi per essere stati con noi e vi auguriamo una serena notte. Paul, thank you very much for having been with us. We look forward to hearing from you next week, and I wish you and all those who have listened to us a very pleasant night. Thank you very much. Thank you.
Never more certain the path laid before me was right. You over there with the curls in your hair, couldn't find more of a reason to stare. Never seen eyes look into me as you do tonight. And honey, I've been racing the wind like a bird, been chasing the wealth of the world, but it fades when you're near. So tell me where we go from here. Tell me where we go from here. If you'd hate the ocean, then I'd turn the water to land. If you'd miss the sunlight, I'd fill up the cups in my hands. And honey, I've been racing the wind like a bird, been chasing the wealth of the world, but it fades with you near. Tell me where we go from here. Oh, where do we go? The lights burn out low, the spring turns to snow. Where do we go? Whatever I do it with you. 'Cause honey, I've been racing the wind like a bird, been chasing the wealth of the world. Ooh, every stone I've turned, I've spoken out every word, but it fades with you near. So tell me where we go from here. Oh, tell me where we go from here. Tell me where we go from here.